Hi friends, Gianni Bravo is back. Gianni Bravo è tornato. Allora, intanto, come al solito, voglio salutarvi e ringraziarvi. E, niente, oggi ho visto, mentre guardavo un po' a destra e a manca su YouTube, mi è arrivata la notifica che Putri Ariani aveva pubblicato un video e quindi mi sono assolutamente incuriosito e sono andato a scaricarlo per poterlo commentare con voi. Non l'ho assolutamente, l'ho appena spoilerato per capire e quindi lasciarmi anche il piacere di guardarlo insieme a voi. L'unica cosa che ho voluto fare è cercare di avere la traduzione del brano che lei presenta, Fatwa Pujanga, praticamente la fatwa del poeta. Io sinceramente ho cercato anche di capire l'evento e ho letto proprio sul diciamo tra le indicazioni sul video di Putri Ariani che era appunto, lo leggo lì, anniversario 13° anniversario PNPT, quindi non so sinceramente di che cosa si tratta, ma evidentemente è un evento importante e Putri Ariani è ormai un'autentica star, e quindi chiaramente invitata a questi eventi. Avrei anche il piacere che, se potete in qualche maniera farmi anche magari nei commenti, farmi capire di che si tratta, ecco, tutto qui. Ma al di là di questo, io diciamo più che altro mi occupo di ascoltare la musica e il piacere anche di ascoltare Putri Ariani, che è un'interprete assolutamente meravigliosa, e quindi voglio ascoltarla in questa occasione. Aggiungo che ho cercato anche un po' la storia di questo brano, di questa canzone, e ho letto, cercando informazioni, portata in realtà al successo da un artista. Io ho preso qualche appunto qua e là, un artista indonesiano famosissimo ai tempi in Indonesia e non solo, Victor Ulabarat, che credo che abbia portato al successo un brano quindi sono entusiasta di guardare questa artista, questa giovanissima fantastica artista, e quindi ce l'andiamo certamente ad ascoltare. Ma voglio dire alcune cose però, e gradirei se la pazienza di ascoltarla. Chiaramente metto i sottotitoli e spero che siano tradotti in maniera decente, che possiate in qualche maniera comprendere quello che io voglio dire. Certo, c'è un fermento intorno a questa artista, perché fortunatamente, grazie alla grandissima performance all'America's Got Talent, ormai è assolutamente una star sui tutti i canali in giro per il mondo, insomma. Ma io però tengo a dire una cosa. Il mio viaggio all'interno della musica di Putri Ariani, in questo momento, ma in generale anche il viaggio che ho fatto all'interno dell'universo Indonesia, e l'attenzione che io rivolgo a questo meraviglioso paese, a questi meravigliosi artisti, voglio dire ancora una cosa, il perché, e lo faccio con l'entusiasmo e col piacere di fare questa cosa. Noi viviamo costantemente in un mondo ormai iperglobalizzato, in cui tutto si misura
con il denaro, con il successo personale, quindi in una sorta di lotta costante, no? Quindi al successo e al denaro. E la musica, come tutte le forme d'arte, come la poesia, come la letteratura, come la pittura, come tutta l'arte in genere, nasce sull'ispirazione di poeti e di artisti, no? Allora io, perché ho il piacere di continuare in questo meraviglioso viaggio anche di supporto a tutto il mondo artistico e in particolare dell'Indonesia, perché artisti che mi hanno in qualche maniera anche avvicinato a uno sguardo finalmente felice nell'ascoltare la musica, l'ho avuto proprio anche grazie all'Indonesia. E perché dico questo? Perché artisti come Ali Bata, che ho scoperto in realtà a poco dopo aver aperto il mio canale, quindi avvicinandomi a questa dimensione anche musica, ma anche con all'interno valori assolutamente importanti, che quindi rifiutano in qualche maniera questo consumismo legato un po' all'arte in genere. E perché faccio questo discorso? Perché per esempio anche Putriariani, questa meravigliosa giovane artista, ha anche nel suo approccio all'arte così giovane, così meravigliosamente dotata anche di un grandissimo chiaramente talento, ma quello che io ho respirato, al di là chiaramente dell'enorme qualità di questa giovanissima artista, ma proprio la sensazione di un'anima assolutamente straordinaria che è, e che quindi rende nella musica e in quello che fa, ci dà questa gioia nell'ascolto, che è artistica ma che ci tocca anche per questi contenuti che sono, secondo me, assolutamente straordinariamente come posso dire, ammalianti. E io di questo viaggio all'interno del mondo dell'Indonesia, e perdonatemi se mi sto allungando, spero che possiate ascoltarmi e non cambiate, non switchate il canale. Ci tengo a puntualizzare questa cosa, perché di questo io ringrazio assolutamente, e quindi tutti quelli che in qualche maniera mi continuano a scrivere ringraziandomi per il supporto, per l'amore eccetera, ma in realtà sono io che devo ringraziarvi, perché proprio attraverso questo viaggio all'interno della musica e di questo universo, che io in qualche maniera mi sono anche un po' depurato spiritualmente, ritrovando un nuovo slancio nell'ascoltare e nel condividere musica e artisti. E quindi ho un grande piacere di fare quello che sto facendo, e anche il piacere di fare ogni tanto interagire degli artisti da qui dall'Italia che magari sono miei amici eccetera, e farli interagire con questi che sono secondo me degli straordinari artisti con quest'anima speciale. E per me è veramente un piacere e un privilegio riuscire ogni tanto a creare queste cose, e questo è uno dei motivi che mi spinge a farlo. Scusate se ho fatto questa introduzione lunghissima, ma in qualche maniera sentivo di doverlo raccontare e ve lo sto raccontando. Ma adesso scusate questa mia lunga chiacchierata antecedente all'ascolto, e andiamoci ad ascoltare Putriariani in Fatwa Pujangga, spero di pronunciarlo bene. Untuk lagu yang pertama, ini mohon izin spesial Putri persembahkan untuk Bapak Wakil Presiden, Fatwa Pujangga. Ku terima
lonjong dan kata merayu, syair dan pantun tersusun indah sayang, bagaikan mada fatwa pujangga. Kan ku simpan suratmu yang itu, pusaka yang sangat bermutu. Walau kita tak pernah bersua sayang, cukup sudah tandamu setia. Da questo inizio, intanto vediamo la serata sicuramente importante, vedo anche personalità, quindi sicuramente è un evento che racconterà sicuramente qualcosa di importante. Mi piace ascoltare anche, ecco, in questo momento anche in questo approccio vocale che riporta a una tradizione proprio caratteristica di questa meravigliosa area. Jawabanku ini hanyalah doa restu ilahi. Mogalah dek kau tak putus asa sayang, pasti kelak kita akan berjumpa. Personalità, la serata, sono curioso di sapere l'evento e che possiate raccontarmelo. Lei ci fa anche scoprire in questa dimensione, anche in questo genere, questa canzone e anche questo suo modo di cantarla che chiaramente rimanda a tradizioni. E qui vediamo proprio la grande qualità come interprete. Io l'ho ascoltata in varie occasioni, quindi lei passa con una facilità straordinaria da un pop, diciamo anche anglosassone, quindi ha questo modo di invece interpretare in una classicità che rimanda a una tradizione del bel canto. putus
pasti kelak kita kan berjumpa, pasti kelak kita kan berjumpa. Ma intanto serata assolutamente bellissima, ho visto evidentemente l'evento è importante, ma quello che mi colpisce di Putri è esattamente questa capacità che ha lei di entrare vocalmente in tutti i generi, al di là della sua anche grandissima qualità come musicista, quindi suonando da polistrumentista vari strumenti, ma lei con la voce fa un po' anche la stessa cosa, nel senso che in questo caso l'abbiamo vista interpretare questo, diciamo, classico, diciamo, di un genere, diciamo, che rimanda anche nel modo di interpretarla, diciamo, quello che per noi per esempio in Europa chiamiamo il bel canto, quello che anni fa era il modo di interpretare diciamo di chi cantava in maniera più classica e tradizionale, per esempio anche nel mio paese, rispetto a un modo di cantare più moderno che dagli anni 60, 70, 80 in poi è cambiato totalmente radicalmente. Ascoltando questo mondo e con questi mielismi, queste caratteristiche in modo di portare proprio classiche di un genere che ci rimanda proprio all'origine diciamo dell'area in cui lei è nata, chiaramente, quindi la trovo assolutamente sempre centratissima, al di là devo dire anche nell'abbigliamento assolutamente, trovo anche nel modo di vestire, la trovo assolutamente meravigliosa, veramente una gioia per gli occhi e per le orecchie. Credo di aver parlato tantissimo in questa occasione, spero di non avervi annoiato, vi ringrazio come sempre, i complimenti chiaramente a Putriariani, e la supporteremo in tutti i modi affinché possa avere il massimo sostegno in questa anche sua avventura americana, che peraltro anche come soddisfazione ci piacerebbe vederla veramente competere e magari vincerla anche la manifestazione. Io la trovo adorabile e quindi sto in qualche maniera cercando di seguirla un po' in questo periodo, perché veramente è una giovane artista che mi riempie il cuore. Come concludo sempre, enjoy life, enjoy music and be happy. Ciao.